Abbiamo fatto i test. Abbiamo revisionato la forcella. Sembrava tutto a posto e invece no. La guarnizione di testa della Volvo ci ha lasciato a piedi e improvvisamente il primo problema non è più fare il risultato alla gara, il problema è arrivare alla gara. Il primo ringraziamento lo dobbiamo fare a quel furgone là che mi è stato gentilmente prestato da Runny Racing, che è una carrozzeria di Zurigo. È una persona che gira in pista in moto con le Ducati e mi ha salvato, perché ieri è stata una giornata che io vi giuro non auguro a nessuno. Si è rotto il motore della Volvo in Svizzera tirando il carrello pieno, sono rimasto in autostrada e poi da lì ne è successo tutta una serie di eventi e conseguenze che fanno parte delle magiche avventure di Mazzoli, ma siccome questa qua è stata veramente grave ho deciso di farci un video e poi ve lo racconterò. Comunque non è questo il centro del discorso di oggi. Avete visto Schleitz che purtroppo ha avuto un bel po' di problemi. Avevamo fatto anche una lista, alcuni li abbiamo risolti, ne è rimasto uno solo, la forcella. Ai test qua ho girato discretamente bene, mi sento bene, mi sono anche azzoppato un ginocchio ieri per quell'avventura della quale vedrete il video, quindi la moto dovrebbe andare bene, io non sto un granché, però adesso entriamo e gli diamo un gas della Madonna. Allora, mentre i ragazzi lavorano, vi racconto un po' le impressioni dopo le prove libere. Rispetto ai test, sapevo che la forcella nuova mi avrebbe dato da fare. Mi piace, ho fatto una molla. Il problema e la cosa più limitante è il rapporto, perché i test noi li abbiamo fatti sulla pista lunga, quindi quella che va in fondo, e devi per forza tenere un rapporto diverso. Qua dentro invece si può accorciare tanto e fare la sesta sul rettilinetto, fra virgolette, corto che facciamo noi. E in più io lamento il fatto che la moto giri poco le curve, e accorciando il rapporto, i due denti, accorciamo anche l'interasse del forcellone, quindi la lunghezza totale della moto, e dovrebbe girare un po' meglio. Tra l'altro sono mega contento del mio nuovo scaffalino che ho fatto fare da Zorloni a Monza. Abbiamo preso il materiale, le ruote alle Leroy Merlin, ed è venuta una roba bellissima per tenere tutte le scatole, tutti i flight case dei ricambi. E l'altra cosa che mi piace molto di oggi è che Sergio sta facendo la sua prima gara della sua vita proprio qua, ok? Non è tra i primi, è in fondo, però sta girando bene. Adesso gli facciamo fare le qualifiche e poi andiamo a sentire che cosa ha da dire. Ovviamente se vedete delle persone diverse nella squadra è perché rispetto a Schleitz, Nicolas e Daniel sono impegnati a Cremona nella gara della Superbike, e per questo c'è Fabio e Andrea che già lavora con me e oltre al meccanico è anche un discreto mental coach. Andrea, cosa pensi della performance del tuo pilota oggi? Ah, io ho un pilota? Beh, è dato forte. Questa è la moto. Dato forte. Sì, Sì. Poi definiamo più tardi preparo. Adesso c'è la qualifica, la molla sarà la modifica vincente. La molla è quella che farà la differenza su Su cosa? ridi e perché mi hai fermato, se no lo dico. No, dillo. Sul gran lavoro Che abbiamo fatto. Esatto. Quindi molla, rapporto, idraulica. Molla, rapporto, terasse diverso, idraulica sul mono, precarica sul mono. Praticamente è cambiato tutto. Praticamente sì, adesso tiriamo giù il motore, facciamo il cambio e... Affare fatto. Sì. Come avrete visto sia a Schleitz che qui a Hockenheim le piste sono piccole, tortuose e con tante ripartenze con le marce basse, e io sto cercando una soluzione per tirare fuori il massimo dalla moto. Quando accelero in uscita dalle curve strette, anche se ho il traction al minimo e tutti i controlli spenti, la moto non va fino a tot angolo di piega e poi libera di colpo. E se considerate che il 70% della pista si fa al massimo con la terza marcia, è un bel problema.
Ma è esplosa quella moto. Cos'è successo? Dove c'è il passaggio, no? Il La passaggio. parabolica. Sì? Uno caduto, la moto sta bruciando, Ah, Se avessi messo una bomba, minchia! Hai visto le nuvole? No, io ero già passato. Tutta la moto bruciando, Minchia. Ok. Quello che abbiamo fatto è stato accorciare il rapporto per usare una marcia in più e non mettere la prima, che è veramente molto frenata, ma già prima della bandiera rossa mi sono accorto che la direzione è buona, ma così non è né carne né pesce, nel senso che dove devo usare la stessa marcia il rapporto più corto mi aiuta, dove voglio usare una marcia in più non è abbastanza, ma non posso farci niente, devo tirare. Niente, non sono riuscito a sfruttare al meglio la moto. Ho fatto qualche errore, ma se dovessi togliere quei 2 secondi e 9 che mi separano dalla vetta, così non saprei. La moto non è malissimo e rispetto a Schleitz è come passare dalla 500 alla Ferrari, però ci sono un po' di limiti che l'elettronica originale ha e noi vogliamo paragonarci a chi ha un pacchetto completamente diverso. Non è che io mi diverta a impazzire così tanto, sia chiaro, se volessi divertirmi avrei il mezzo più competitivo al mondo per pensare solo a guidare, ma siccome i soldi sono quelli che sono e nonostante abbiamo molti altri problemi da risolvere, se siamo venuti fino qui una ragione c'è ed è quella di fare sempre il fottuto massimo con quello che abbiamo e questo è quello che faremo. Quello che vedete davanti a me è Freddy Heinrich, ex Red Bull Rookies Cup e pilota molto veloce. È un paio di giri che lo seguo e non c'è tanta differenza, tranne che quando dobbiamo partire da fermo mi saluta proprio. Faccio fatica a partire e in una pista così piccola è fondamentale. Posso solo mordere più in frenata, ma devo stare attento perché guidare è sempre un balance di varie cose e infatti quando esagero mi prendo dei bei rischi.
non riesco a sfruttare la gomma. Non cambia molto, ho migliorato, ma troppo poco. Non posso recuperare tutto in frenata perché già così scompongo la moto. E non sono nemmeno tanto aggressivo col freno. Però guarda l'ammortizzatore, questo è l'ammortizzatore. Vedi che fa sempre così, no? È perché praticamente lo stacco da terra. Vedi, questo è 0. Zero. Sono sempre così, no? Comunque, dai, rispetto a Schleitz la moto è molto migliore, è guidabile e anche se non sono al top come setup, quello che ho visto è che eccetto i primi 7-8 fino alla 10ª posizione circa hanno girato più forte, ma senza passo, e appena gli cala la gomma vanno come me, e io sono molto più regolare e qui le gare sono lunghe, non in stile trofeo, e questa cosa pagherà molto, e se parto bene posso fare un garone, ne sono sicuro.